Bentornati su Figaro Lab. Dopo il booster e il wow, adesso affrontiamo un altro argomento interessante. Allora, finora abbiamo affrontato la costruzione da zero di un booster, quindi abbiamo creato di sana pianta un progetto senza grandi pretese ma molto efficace nella sua semplicità con il booster. Abbiamo anche fatto un'altra strada, ovvero quella di modificare un pedale già esistente in qualcosa di diverso. Lo abbiamo fatto con il Wawa. Adesso, a fini meramente didattici, andremo ad analizzare quello che forse è uno dei pedali più famosi di sempre, almeno nel mondo degli overdrive, il Tube Screamer. Lo faremo prima di accingerci a costruire un overdrive completamente originale, quindi prima di fare qualche cosa di nuovo insieme, per poter meglio comprendere qual è il funzionamento di questa tipologia di overdrive. È interessante oltretutto perché è forse il papà di tutti gli overdrive che conosciamo, da quelli più economici che si trovano in rete, cinesissimi eccetera, fino a quelli più blasonati delle case boutique, che lo hanno semplicemente reinterpretato ottenendone dei suoni diversi. Che questo sia un bene, sia un male, lo lascio valutare a voi. Quello che però posso dire sicuramente è che è un pedale che ancora oggi nasconde un grande potenziale, che con pochissime modifiche può regalare grandi soddisfazioni e anche grossi margini di personalizzazione, ma soprattutto non ha magia nera o voodoo dietro, quindi che chiunque può accingersi a modificare purché ne comprenda il funzionamento. Quindi in questa breve serie che noi faremo per analizzare questo pedale, per capire come funziona e poi per realizzarlo concretamente, la fine che farà questa enclosure che vi ho mostrato ieri in anteprima. Abbiamo già un contenitore, ma questa è la parte divertente del lavoro. La parte didattica realmente interessante è scoprire come funziona il circuito, e una volta che avremo una conoscenza adeguata di questo pedale ne faremo una versione con un impianto identico, andando però a modificare dei punti salienti, quindi vedremo come è possibile ottenere un pedale diverso con una forte caratterizzazione partendo dallo stesso impianto. Vi dico subito che non ha senso in un esperimento del genere, non essendo né un pedale originale né un progetto particolarmente complicato, andarsi a cimentare nella realizzazione dello stampato. Così come ripiegare verso altri layout come il vero board e le strip board, onestamente è una cosa che vorrei relegare al progetto del booster, perché era solo un modo per far vedere che anche in assenza di attrezzature per realizzare un discreto PCB è possibile comunque realizzare dei pedali. Se qualcuno vuole lavorare con la Millefori e con le vero board, i layout in rete si trovano, non c'è bisogno insomma di arrovellarsi il cervello. Io preferisco lavorare col PCB ogni volta che posso, oltre che per il risultato maggiormente predicibile in termini di funzionalità, anche per l'eleganza del montaggio. Quindi in questo caso vi suggerisco di fare come ho fatto io, comprare dei PCB di un kit che sia il più possibile fedele all'originale. In questo caso ho preso quelli di Musikding, un sito tedesco che vende materiale per realizzare copie di pedali, e il circuito ha una forte corrispondenza con l'originale, quindi possiamo sfruttarne il PCB per andare a realizzare sia la nostra versione tra virgolette originale di prova, che ci aiuterà a comprendere questo pedale come funziona, quali sono le sue caratteristiche, sia la versione modificata, quindi partiremo dallo stesso impianto di base e andremo a vedere come funziona l'originale e come fare le modifiche. Questo perché? Perché è molto più pratico, perché vi fa perdere meno tempo e perché in questo frangente ci interessa capire come funziona la teoria, l'elettronica che c'è dietro, non come si realizza un PCB, non come si realizza un layout diverso, una nostra interpretazione di un circuito che tutto sommato è già esistente, insomma non lo renderebbe più nostro. Stiamo comunque partendo da un pedale che esiste già. Perché un clone, perché non un originale? È semplicemente perché certamente per fare due video del genere avrei dovuto sventrare due Tube Screamer e la cosa non mi sembra molto carina. Entriamo nel vivo del circuito. Il Tube Screamer in questo caso è nella configurazione TS808. Vi dico subito che la differenza tra questo e il TS9 sono due valori di due resistenze che vi mostrerò durante il video, per cui è possibile stravolgere la risposta del pedale già semplicemente agendo su due resistenze. Entriamo nel funzionamento. Non ho riprodotto semplicemente lo schema elettronico di base, ma l'ho realizzato in Spice in modo da poter fare un'analisi
già virtuale prima di realizzarlo e vedere sia le risposte nel dominio del tempo, quindi a una singola frequenza come si comporta, andremo a vedere in particolar modo sulla gamma media che cosa fa, ma anche e soprattutto un baud plotting, ovvero una risposta complessiva sulla banda audio. Quindi all'ingresso, quello che è il nostro input, vedete indicato un generatore V2 che è impostato con una tensione di circa 70 mV di picco. Andiamo a simulare, diciamo, la risposta di un single coil, una frequenza di base di 1K che poi andremo a modificare alla bisogna e le impostazioni di base per l'analisi della banda audio. Entriamo all'ingresso, troviamo subito una rete che definisce la banda resa disponibile all'intero pedale ed è formata da C1 ed R1, R2 che sarà una resistenza di polarizzazione, servirà in effetti a fornire alla base di questo transistor un NPN. Io ho messo un 2N3904, l'originale era un altro. Questo che cosa fa? Questa resistenza in effetti porta una tensione di polarizzazione alla base andandola ad attingere da VREF. VREF e V+, che troviamo in queste posizioni, sono rispettivamente le netlist dell'alimentazione. V+ corrisponde a questo punto qui dell'alimentazione, VREF a questo punto qui. Guardiamo un attimo l'alimentazione. L'alimentazione ha un suo generatore, che voi potete considerare la vostra pila da 9 volt o il vostro alimentatore da parete, quello che avete normalmente in pedalboard. E cosa fa? Innanzitutto ha un diodo a protezione. Qui c'è un 1N4148, l'ho inserito solo ai fini della simulazione. Nella realtà questo diodo non va bene. Il diodo reale che noi andiamo a collocare in questa posizione è il 1N4001, che ha tutti i parametri indicati per lavorare in questa posizione. Perché sbagliare diodo significa fondamentalmente non proteggere il circuito, ovvero dandogli una tensione magari troppo elevata, troppo alta, potrebbe danneggiarsi il pedale prima ancora che intervenga il diodo a protezione. Il 4148 non è una scelta d'elezione secondo me in questa posizione, un 4001 andrà benissimo. Andiamo avanti, c'è un primo condensatore, un elettrolitico di livellamento e qui andiamo a prelevare V+. In effetti preleveremo i nostri 9 volts semplicemente filtrati e protetti da eventuali inversioni di polarità. Qui troviamo subito R7 ed R15 che formano un partitore resistivo. Essendo R7 e R15 di identico valore, il valore che andremo a prelevare qui, VREF, che abbiamo trovato già sulla nostra R2 qui sotto, sarà esattamente la metà del valore iniziale. Quindi, supponendo di avere 9 volt qui, anzi ne siamo certi in questo caso, avremo 4 volt e mezzo. Anche in questa posizione è consigliabile installare un piccolo elettrolitico, in questo caso da 47 microfarad, che serva a livellare questa tensione. Bene, ritorniamo al circuito principale. Troviamo subito questo NPN, un 2N3904. L'originale era un altro, può essere sostituito tranquillamente con questo qui, senza andare a cercare componenti ormai quasi introvabili che hanno dei prezzi irrazionali. Questo svolge la stessa funzione. La funzione in questo caso è quella di input buffer, ovvero di abbattere l'impedenza di ingresso del pedale fornendo un segnale a bassa impedenza all'operazionale. La polarizzazione è molto semplice, il collettore viene collegato direttamente all'alimentazione positiva, quindi al nostro V+, ai 9 volt. La resistenza R2 da 510K è collegata a VRF e polarizza la base e l'emettitore viene polarizzato attraverso la resistenza R3 che definisce la tensione e l'assorbimento del circuito in questo punto, che sarà molto basso. Questa configurazione è particolare perché l'amplificatore ha un guadagno di tipo unitario. Un guadagno unitario significa che in poche parole non amplifica in realtà, ma semplicemente viene utilizzata come adattamento in impedenza. Alcune soluzioni, se vedrete diversi schemi in giro, eccetera, oppure i cloni, possono avere una resistenza fissa in questa posizione prima del condensatore e tra questo punto e la massa. Queste resistenze di solito vengono fissate a valori superiori al mega ohm, quindi tra 1 mega ohm e 2 mega ohm e 2 mega ohm e 2. Io la ritengo superflua in quanto già la semplice separazione tra
questo punto e la massa corrisponde ad un valore di impedenza molto alto, ma volendola si può aggiungere tranquillamente, insomma. Dalle simulazioni non ho notato grossi benefici da questa cosa, si può inserire come non si può inserire, nell'originale non c'era, ecco. All'uscita dell'emettitore, in questo caso è un inseguitore di emettitore la configurazione circuitale, ovvero il segnale viene prelevato all'emettitore, vediamo un condensatore di grossa capacità. Questo perché non vogliamo andare a limitare troppo i bassi in ingresso all'operazionale, ma ci serve comunque di disaccoppiarlo da questo ramo qui, ovvero dal reference che va a polarizzare il piedino non invertente dell'operazionale. Questo disaccoppiamento avviene attraverso il condensatore, che in questo caso ci offre anche la possibilità di lavorare sulla frequenza. C'è poco da dire su R5, è un resistore da 10K che si occupa soltanto di portare 4,5 volt all'ingresso del piedino non invertente dell'operazionale. Io ho scelto una D712, è un BFET praticamente, quindi ha caratteristiche molto simili al 4558. Su questo insomma ci si può non arroverare il cervello. Ecco, una parola sugli operazionali: non fanno miracoli, hanno performance leggermente diverse tra di loro, però non è qui che è da ricercare poi fondamentalmente una grande differenza. Sicuramente ci sono dei grossi benefici scegliendo alcuni operazionali in termini di rumore di fondo, di fedeltà, di performance, quindi sicuramente un 2134 della Bar Brown o un 2604 rappresentano una scelta più moderna, un po' più alta fedeltà per questo tipo di pedali, altrimenti un 4558 continua a svolgere la sua funzione benissimo, ma perché no anche un TL072, non ci sono grosse difficoltà, oppure si può provare per esempio con un'altra soluzione a basso rumore, un NE5532. Qui poi si entra in un campo che è di sfumature che sono percettibili, sono sicuramente godibili, ma sono minime rispetto alle altre modifiche, alle altre cose a cui fare attenzione. Questa sezione qui, questa parte qui, è la parte più importante, tutto quello che ruota attorno alla prima sezione del nostro amplificatore operazionale, perché è qui che avviene il clipping. Abbiamo questa resistenza e questo condensatore R4C3 che formano una rete che definisce qual è la banda passante servita all'operazionale, cioè su quale frequenza deve essere centrato il nostro pedale, e quindi in definitiva l'estremo sinistro di banda, cioè quanti bassi devono esserci. Per la parte acuta vedremo che c'è una soluzione diversa. R4 ha anche la funzione di definire il guadagno insieme a questa serie di R6 e del potenziometro del drive definito in questo caso. Qui lo vedete rappresentato come una resistenza invece che un potenziometro, giusto perché ci serve per fare un'analisi. Immaginate che questa resistenza da 500K altro non sia che un potenziometro. Ecco, la ratio tra questa resistenza e queste due componenti corrisponde al guadagno. Quando il potenziometro è al suo minimo, quindi con la resistenza più bassa, avremo R4 che è 4K7 ed R6 51K. 51K definisce in R6 il minimo guadagno di funzionamento del pedale, ovvero quando il drive è completamente disinserito, il pedale non si ammutolisce, semplicemente inizia a funzionare da un certo gain, che è definito dal rapporto tra R6 ed R4. Quando invece andiamo ad inserire tutta la resistenza, questo rapporto ovviamente va a cambiare e quindi dovremo considerare complessivamente 550K, 551K contro 4K7, siamo al massimo guadagno. I diodi che vedete qui in questa posizione sono quelli che definiscono la soluzione di soft clipping. Soft clipping perché? Perché in questo caso non si agisce andando a tosare brutalmente il segnale tra caldo e massa, ma si va a tosare, ad agire su una rete di feedback, quindi dall'uscita della prima sezione del nostro doppio operazionale
avremo un ritorno verso il piedino invertente, in questo caso viene utilizzato il piedino invertente, dove abbiamo questi due diodi in posizione contrapposta. Questi diodi che ho rappresentato come 1N4148, adatti in questo caso a questa posizione, gli originali erano degli MA150 con valori leggermente diversi, non c'è da perderci la testa. Sicuramente la soluzione più interessante è andare a cambiare questi diodi oppure creare una situazione di asimmetria sfruttando le caratteristiche di diversi tipi di diodi. All'uscita del primo operazionale abbiamo un resistore di disaccoppiamento, abbiamo qui il nostro circuito di toni attivo caratteristico, caratteristico di questo pedale. Circuito di toni attivo che parte da qui. Come vedete il secondo operazionale è preposto al circuito dei toni, abbiamo la classica resistenza per polarizzare l'ingresso non invertente. Notare che si utilizza sempre l'ingresso non invertente, ovvero il segnale in ingresso al nostro pedale sarà in fase con il segnale in uscita. Ecco, per il potenziometro qui ho adottato una soluzione artistica, ovvero qui ci sarebbe un potenziometro da 20K, io l'ho diviso in due sezioni, due resistenze, in modo da poter variare il valore come se avessimo effettivamente un potenziometro da muovere anche sul nostro simulatore. Quindi sono due sezioni da 10K l'una, il totale è 20K. Al centro di questo potenziometro, quindi sul cursore, sul piedino 2 del potenziometro reale, troveremo questo condensatore da 220 microfarad. Io l'ho riportato polarizzato come l'originale che aveva un tantalio. Un film va bene uguale, ecco. Andiamo avanti. Ecco qui. R10 C6. R10 C6 vanno a definire la ratio, il punto di azione di questo potenziometro. Andremo a vedere il comportamento poi in fase di analisi. Allo stesso modo anche questo condensatore in questa posizione va a definire una parte degli acuti che vanno praticamente verso le frequenze che vengono indirizzate verso massa. Quindi il segnale in uscita a questo operazionale qui viene tosato per quanto riguarda la gamma acuta in questa posizione. Ritornando alla parte degli acuti, per la prima sezione abbiamo un condensatore C4 da 51 picofarad. Cosa fa? Il segnale praticamente esce dall'operazionale in fase con il segnale in ingresso, viene riportato sul piedino invertente. La frequenza che viene fissata da questo condensatore andando sul piedino invertente riesce chiaramente amplificata e opposta di fase. Ora noi sappiamo che se si sommano due segnali di identica frequenza ma con una perfetta opposizione di fase, quella frequenza si elide, quindi in effetti una parte degli acuti viene eliminata per perfetta opposizione di fase tra due segnali di frequenza identica. Ecco, questo ci aiuta anche a tosare un po' i limiti del clipping, ovvero ci serve a rendere la forma d'onda quando viene compressa, quindi quando il clipping avviene, un po' più morbida, quindi meno spigolosa. E lo vedremo poi anche in simulazione. Uscendo da questo circuito di toni, incontriamo di nuovo una capacità abbastanza importante, un microfarad, quindi diciamo lascia passare abbastanza indisturbato il segnale in uscita dall'operazionale. Abbiamo il potenziometro del volume, il level. Qui lo stesso escamotage utilizzato per il circuito dei toni, quindi un partitore che in realtà corrisponde a un potenziometro. Al centro di questo partitore, ovvero sul piedino 2 del potenziometro del volume, il condensatore d'uscita, in questo caso sarà da 100 nano, e ritroviamo una situazione analoga all'ingresso, ovvero un ulteriore buffer per abbassare ancora di impedenza il segnale elaborato dal circuito fino ad ora e fornirlo poi al pedale successivo o all'amplificatore. Qui entriamo in una zona molto caratteristica, ecco qua, innanzitutto come al solito l'orientamento è importante, io lo sbaglio sempre. Ecco, qui è dove avviene
la magia tra R19 ed R20, quello che è la grossa sostanziale differenza tra l'808 e la versione 9 del Tube Screamer. R19 ed R20 in effetti hanno una ratio. In questo caso io ho utilizzato il valore dell'808 perché ho avuto il 9, mi è piaciuto l'808, desideravo realizzarne uno in qualche modo, nulla vieta di andare a sostituire questi valori. In questo caso la resistenza R20 ha la funzione di lavorare con questo inseguitore di emettitore. In effetti la configurazione ad emitter follower, appunto, ha bisogno di vedere un carico, che non può essere però direttamente magari quello di un amplificatore che è un mega ohm, ma in questo caso si comporta meglio un valore più basso da 10 kΩ. Questo in qualche modo aiuta anche a lavorare meglio con le impedenze. E la ratio di questo resistore e di quest'altro, quindi della resistenza in serie al condensatore da 10 microfarad, l'ultimo condensatore in uscita in effetti al pedale, che è quello che definisce la banda passante in uscita, in poche parole, quello che va a limare eventualmente solo parte dei bassi. In questo caso, volendo ad esempio passare alla versione 9 del Tube Screamer, dovremmo andare a sostituire questo valore di R19 da 100 ohm a 470 ohm e R20 invece sale da 10K a 100K. Quindi va a variare ulteriormente la risposta del carico sull'emettitore e forma un partitore diverso. Ci siamo detti un po' tutto quello che c'era da dire. Bene, in questo primo video abbiamo visto il funzionamento delle singole sezioni. L'unica parte mancante è quella del bypass, ma non ci interessa e vi spiego anche perché. Il circuito è fedele, ovvero quando è inserito e in funzionamento, anche questo clone ha sia il buffer d'ingresso che il buffer d'uscita originale come il Tube Screamer. Molti di quelli che sono, diciamo, i cloni o le varianti boutique di solito o utilizzano un buffer diverso o non lo utilizzano affatto, e questo comunque cambia un po' la natura della bestia. Il True Bypass ci consente però di utilizzare questo buffer solo quando il pedale è in funzione, ovvero solo quando serve. Quando l'effetto è spento è completamente bypassato. Perché non soffermarsi sul bypass? Perché, come vi dicevo in un precedente video dove parlavamo proprio del bypass, ci sono diverse tipologie di bypass che potete decidere di adottare. Io onestamente, almeno in questa fase, almeno per chi si cimenta le prime volte, credo che la migliore soluzione, quella che ha costi-benefici diciamo più alti, sia quella di realizzare un classico True Bypass con due soli accorgimenti. Il primo è quello di utilizzare un PCB apposito e vi farò vedere poi quale. Un altro accorgimento invece, banalmente, è quello di cercare un interruttore che sia degno. Io onestamente credo che valga la pena investire qualche cosa su un buono switch. Personalmente ho puntato sugli Alpha. Mi trovo molto bene con questi 3 PDT, sono neri, vi farò vedere durante il montaggio un'altra volta la tipologia, l'abbiamo in realtà già usato sia per il Wawa che per il booster, semplicemente perché sono garantiti dalla casa madre per 30.000 cicli di scambio, che insomma è 5 o 6 volte quella che è l'aspettativa di vita di un interruttore più terra-terra. Quindi utilizzando un buon interruttore e avendo l'accorgimento di saldarlo su PCB invece che di filare i 9 pin singolarmente surriscaldando l'interruttore, sicuramente anche chi è meno pratico di saldature o agli inizi rischia di fare meno danni e di godersi più a lungo il suo pedale. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete già iscritti, di mettere un like al video se è stato di vostro gradimento. Al prossimo, arrivederci!